Ciao ragazzi! All'inizio di questo tutorial vi fornisco rapidamente le soluzioni degli esercizi che vi ho proposto alla fine del video precedente. Continuiamo poi il discorso sulla retta e parliamo di rette parallele e rette perpendicolari. Con semplici ragionamenti riusciamo a determinare la condizione di parallelismo e la condizione di perpendicolarità fra due rette. Alla spiegazione teorica fanno seguito alcuni esercizi svolti sul parallelismo e la perpendicolarità. Analizziamo poi in modo dettagliato l'andamento numerico del coefficiente angolare in relazione alla pendenza della retta e vediamo i suoi valori caratteristici. Infine, come già anticipato nel video precedente, utilizzando GeoGebra vi propongo un riepilogo dinamico degli argomenti trattati. Come sempre, vi assegno alcuni esercizi per verificare quello che avete imparato di nuovo ascoltando questo tutorial e vi invito a svolgerli personalmente prima di ascoltare le soluzioni. Cominciamo! In questa prima schermata vi propongo le soluzioni dei 4 esercizi proposti. Innanzitutto ho dovuto trasformare le 4 equazioni proposte dalla forma implicita alla forma esplicita, molto più comoda per le rappresentazioni grafiche. Nei primi 2 esercizi ho esplicitato la y portando a destra dell'uguale tutti gli altri termini e come al solito, quando la y ha coefficiente negativo, cambiamo tutti i segni dell'equazione e poi dividiamo per il coefficiente di y, trovando le 2 equazioni in forma esplicita. Negli esercizi 3 e 4, invece, ho utilizzato le formuline m uguale a meno a fratto b e q uguale a meno c fratto b per determinare il coefficiente angolare e l'intercetta all'origine di ogni retta, e ho infine scritto l'equazione nella forma y uguale a mx più q. Nell'ultimo esempio, però, l'equazione non si presentava in forma ordinata e dunque ho dovuto sistemarla un attimo scrivendo prima il termine in x, poi il termine in y e poi il termine noto. Siccome il coefficiente della x era negativo, ho cambiato tutti i segni dell'equazione, arrivando alla forma implicita. Faccio presente che anche se non è necessario avere la a positiva, di solito per facilitare i calcoli è meglio che il coefficiente del termine in x sia positivo. Con l'equazione della retta in forma implicita ho dunque potuto calcolare m e q con le formuline m uguale a meno a fratto b e q uguale a meno c fratto b, e dunque è stato sufficiente cambiare il segno della a e copiare la b per trovare la m, e cambiare il segno della c e copiare la b per trovare la q. Una volta trovati i 2 coefficienti ho scritto l'equazione in forma esplicita. Siamo ora in grado di rappresentare le 4 rette assegnate. Prima di farlo, però, voglio far presente che questo secondo metodo, che all'inizio potrebbe sembrare molto più laborioso del primo, in realtà non lo è, poiché con un po' di esercizio, data l'equazione in forma implicita, è subito evidente il valore di m, 5 sesti nel nostro caso, e il valore di q, meno 18 sesti, cioè meno 3, anche a occhio, ed è dunque possibile scrivere immediatamente la retta in forma esplicita. Come avrete poi notato, non ho mai applicato il metodo della tabellina T, poiché lo ritengo il più laborioso dei 3 metodi affrontati in questi tutorial. Il metodo della tabellina T ci tornerà utile quando faremo funzioni più complesse, quali la parabola, la funzione esponenziale e la funzione logaritmica, ma secondo me è il più laborioso quando si vogliono rappresentare le rette. Passiamo ora a GeoGebra. Per rappresentare la prima retta, quella blu, dobbiamo posizionare il punto di ordinata 3 sull'asse y, poi ci dobbiamo spostare a destra di 3 e su di 4 e posizionare un secondo punto, e congiungere infine i 2 punti in esame. Per rappresentare la seconda retta dobbiamo andare su di 4, a destra di 2 e giù di 3 e posizionare il secondo punto, e infine congiungere. Per rappresentare la terza retta dobbiamo andare su di 5, andare a destra di 4 e su di 1 e congiungere i 2 punti. Infine per la quarta retta dobbiamo scendere di 3 e posizionare il primo punto, andare poi a destra di 6 e su di 5 e posizionare il secondo punto. Congiungendo i 2 punti possiamo così rappresentare anche l'ultima retta. Facciamo ora alcune considerazioni sul parallelismo e sulla perpendicolarità. Come abbiamo già visto nei precedenti tutorial, l'equazione di una retta passante per l'origine è del tipo y uguale a mx, dove il coefficiente angolare m ci fornisce un'informazione sulla pendenza della retta. Inoltre, abbiamo già visto che una retta del tipo y uguale a mx più q
è parallela alla retta assegnata, qualunque sia il valore di Q. Come possiamo vedere nella simulazione grafica, facendo variare il valore di Q, possiamo ottenere tutte le infinite rette parallele alla stessa retta passante per l'origine e quindi tutte parallele fra loro. Questo è ancora più evidente se manteniamo la traccia attiva. In questo esempio facciamo oscillare Q tra -5 e 5, con incrementi fissi di 0,2. Le rette sono tutte parallele. Osservando le due equazioni ci accorgiamo che, mentre il valore di Q varia, il valore di M è sempre lo stesso. Abbiamo dunque dedotto la condizione di parallelismo. Possiamo affermare che date due rette R ed S, rispettivamente di equazioni y uguale a m1x più q1 e y uguale a m2x più q2, R risulta parallela ad S se e solo se m1 è uguale a m2, cioè se i coefficienti angolari sono identici. La condizione è vera nei due sensi, cioè se due rette sono parallele, allora hanno lo stesso coefficiente angolare. Viceversa, se due rette hanno lo stesso coefficiente angolare, allora sono parallele. Ad esempio, due rette che abbiano entrambi il coefficiente angolare uguale a 2 sono parallele. Attenzione che anche il segno deve essere lo stesso. Possiamo dunque affermare che condizione necessaria e sufficiente affinché due rette siano parallele è che abbiano lo stesso coefficiente angolare. Torniamo ora a GeoGebra e cerchiamo di ricavare intuitivamente la condizione di perpendicolarità. Utilizzando lo strumento poligono regolare disegniamo un quadrato. Notiamo subito che la retta passante per due vertici del quadrato, ad esempio A e B, è perpendicolare alla retta passante per i punti B e C, poiché i due lati consecutivi del quadrato sono perpendicolari fra loro. Infatti l'angolo in B è un angolo retto, come del resto tutti gli angoli del quadrato. Deduciamo ora ad occhio i coefficienti angolari delle due rette. La retta per A e B, in rosso, ha coefficiente angolare 4 terzi, poiché delta y è uguale a 4 e delta x è uguale a 3, mentre la retta per B e C, in blu, ha coefficiente angolare uguale a meno 3 quarti, poiché delta y è uguale a meno 3, negativo, poiché dopo essermi spostato verso destra, mi sposto verso il basso, e delta x è uguale a 4. Ricordo che prendiamo delta x sempre positivo. Cominciamo a notare che, se il coefficiente angolare di una retta è positivo, il coefficiente angolare della sua perpendicolare è negativo e viceversa, poiché se una sale, l'altra per forza scende. Inoltre le frazioni trovate sono una il reciproco dell'altra, infatti 3 quarti è il reciproco di 4 terzi. Proviamo a vedere con altri esempi se questo è ancora vero. Consideriamo altri 3 quadrati. Nel quadratino rosso, il coefficiente angolare di questo lato è 2, poiché delta y è uguale a 2 e delta x è uguale a 1, mentre il coefficiente angolare di quest'altro lato è meno un mezzo, poiché delta y è meno 1 e delta x è più 2. Dunque la proprietà è ancora vera. Nel quadrato blu, il coefficiente angolare di questo lato è 5, 5 fratto 1. Il coefficiente angolare di quest'altro lato è meno un quinto, poiché delta y è meno 1 e delta x è più 5. E dunque anche in questo caso la proprietà resta valida. Infine, nell'ultimo quadrato, questo viola, il coefficiente angolare di questo lato è 3 mezzi, poiché delta y è 3 e delta x è 2. E il coefficiente angolare di quest'altro lato è meno 2 terzi. Delta y è uguale a meno 2, poiché questo lato scende, e delta x è sempre positivo ed è più 3. Abbiamo dunque dedotto la condizione di perpendicolarità. Possiamo affermare che date due rette R ed S, rispettivamente di equazioni y uguale a m1x più q1 e y uguale a m2x più q2, R risulta perpendicolare ad S se e solo se m1 è uguale a meno 1 fratto m2, cioè se il coefficiente angolare di una retta è uguale all'opposto del reciproco del coefficiente angolare dell'altra retta. Chiariamolo meglio con un esempio numerico. Se una retta avesse coefficiente angolare uguale a 2, la retta perpendicolare avrebbe coefficiente angolare meno un mezzo, che si ottiene da 2, che poi è 2 fratto 1,
ribaltandolo e cambiandolo di segno, perciò 2 fratto 1 diventa meno 1 fratto 2. La condizione è vera nei due sensi, cioè se due rette sono perpendicolari, allora hanno coefficienti angolari antireciproci. Viceversa, se due rette hanno coefficienti angolari antireciproci, allora sono perpendicolari. Possiamo dunque affermare che condizione necessaria e sufficiente affinché due rette siano tra loro perpendicolari è che i loro coefficienti angolari siano antireciproci, cioè il coefficiente angolare di una retta deve essere uguale all'opposto del reciproco di quello dell'altra. Per chi fosse interessato, riporto la dimostrazione della condizione di perpendicolarità senza commentarla. Per poterla comprendere è sufficiente notare che, siccome la retta R passa per l'origine e ha coefficiente angolare m1, poiché il segmento OH misura 1, allora il segmento AH misura proprio m1, poiché m1 fratto 1 fa m1. Per lo stesso motivo il segmento HB misura m2. È sufficiente dunque applicare il secondo teorema di Euclide al triangolo rettangolo AOB ed infine fare una semplice considerazione sui segni per ottenere la tesi. Passiamo ora ad alcuni esercizi. Esercizio numero 1. Associa ad ogni retta presente nella colonna di sinistra la sua parallela presente nella colonna di destra. Per risolvere l'esercizio dobbiamo determinare il coefficiente angolare di ogni retta presente. Nella colonna di sinistra è tutto molto semplice, poiché le equazioni assegnate sono in forma esplicita e dunque il coefficiente angolare è proprio il coefficiente della x. Nella colonna di destra invece, siccome le equazioni sono in forma implicita o quasi, per calcolare m è meglio utilizzare la formula m uguale a meno a fratto b, dove la a è il coefficiente della x e la b è il coefficiente della y. È dunque sufficiente cambiare il segno della a al numeratore e copiare la b al denominatore. Si ottengono così i coefficienti angolari desiderati. Attenzione però all'equazione b, che non è ordinata, in questo caso la a è 4 e la b è 2. Se confrontiamo i coefficienti angolari trovati, ci accorgiamo che la retta numero 2 è parallela alla retta A, la retta numero 1 è parallela alla retta C, la retta numero 3 è parallela alla retta D e la retta numero 4 è parallela alla retta B. Qui in basso ho riportato i risultati. Per risolvere un esercizio del genere è dunque sufficiente determinare il coefficiente angolare di tutte le rette e poi metterlo a confronto. Svolgiamo ora un esercizio simile sulla perpendicolarità. Esercizio numero 2. Associa ad ogni retta presente nella colonna di sinistra la sua perpendicolare presente nella colonna di destra. Siccome le rette nella colonna di sinistra sono quelle dell'esercizio precedente, ho già riportato il valore di ogni coefficiente angolare. Per le rette della colonna di destra invece, che sono in forma implicita o quasi, faccio presente che l'equazione della retta C non è ordinata, si può applicare la formula m uguale a meno a fratto b. Calcoliamo quindi il valore di ogni coefficiente angolare. Come in precedenza, è sufficiente cambiare il segno del coefficiente della x al numeratore e copiare il coefficiente della y al denominatore. Dopo le opportune semplificazioni si ottengono questi coefficienti. Facendo un confronto con i coefficienti di sinistra ci accorgiamo che la retta numero 1 è perpendicolare alla retta C, poiché i coefficienti angolari sono antireciproci. Per lo stesso motivo la retta numero 2 è perpendicolare alla retta B, la retta numero 3 è perpendicolare alla retta D e la retta numero 4 è perpendicolare alla retta A. Qui in basso ho riportato tutte le soluzioni. Siccome mi sono dilungato un po' troppo, vi lascio questi due esercizi per verificare quello che avete imparato e rimando il riepilogo di cui ho parlato all'inizio del video al prossimo tutorial, dove troverete anche le soluzioni degli esercizi proposti. Vi aspetto! Ciao!